Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Questa volta vi porto con me nel report del Reds GP organizzato nel mini autodromo Ospiteam di Gussago, quindi lo stesso dove è stato organizzato il campionato nazionale brushless elettrico di quest'anno. Andiamo subito a vedere. Vi metto anche la sigla perché ho un po' di video che non ve la metto e quindi sigla! Il Reds GP è giunto ormai alla sua quinta edizione e nonostante sia una gara organizzata da un brand motoristico, l'affluenza di piloti internazionali e nazionali è veramente altissima. Quest'anno si sono registrati 140 partecipanti, sono state riempite tutte le posizioni in tutte le categorie, quindi tutti gli slot disponibili per iscriversi sono stati riempiti ed è stata una gara veramente favolosa. Per quanto riguarda la giornata di venerdì avevamo soltanto prove libere suddivisi in manche, quindi abbiamo fatto circa 6-7 manche da 5 e da 10 minuti per provare la pista, ma come ormai sappiamo tutti la pista di Gussago quando viene trattata ad hoc per lo svolgimento di manifestazioni ha delle mutazioni rapide e imprevedibili che cambiano di gara in gara, quindi ogni volta che ci si va è sempre un'esperienza diversa e questo rende anche molto più piacevole fare la gara perché troviamo condizioni totalmente differenti rispetto a quelle che si trovano quando si va la domenica a fare test o gare libere. Del venerdì ragazzi non ho molto materiale video perché essendo da solo e facendo due categorie, quindi brushless e nitro, non ho potuto girare tantissimo per farvi vedere qualcosa, ma in realtà ragazzi la pista semplicemente si stava pulendo, si stava gommando, c'era già l'idea di chi fossero i piloti più veloci che quindi avrebbero dominato nei giorni successivi, ma ad ogni modo è stata semplicemente una giornata di test. Per quanto riguarda me nella categoria brushless non ho toccato la macchina a livello di setup dal campionato nazionale svolto in quella stessa pista, andava subito bene, mentre la nitro abbiamo fatto un po' di prove di ammortizzatori, un po' di prove di trazioni, quindi differenziali, modificato qualche piccolo angolo, ma per il resto siamo andati ancora una volta con il setup base. Per chi non avesse visto il video del setup base ve lo metto in alto a destra con un link. Anche per la logistica ragazzi il venerdì avevamo un appartamento dove ho dormito con il Very Nazionale, con Bosi, con il team Tortellino, Giacomo e Walter e con Rossi Stefano. E c'è stata una cena favolosa a base di pasta, gnocchi e pesce e voglio farvi vedere che cosa è successo perché è stata veramente squisita. Ciao a tutti Qui ragazzi abbiamo lo chef che è lui e il produttore della materia prima che è lui, il top. E quindi ragazzi e oserei dire serata fusion perché abbiamo il Teghello, il responsabile il di Super Very, Italia, Super Very, Very Watch, il Steven Seiki, quindi cioè Boso, c'è Boso.
Alla fine ragazzi le gare sono anche questo, è condivisione, stare insieme, questo è il bello delle gare, oltre alla pista, oltre al faticare, oltre al correre con i nostri modelli, alla fine la sera è anche bello riunirsi, scambiare 4 chiacchiere e passare delle piacevoli serate. Buongiorno, buongiorno, siamo al sabato, quindi saltato leggermente il report gara del venerdì, anche perché erano prove libere su una pista che avete già visto, che ho già recensito, e quindi saltato completamente la giornata del venerdì. Avete visto un po' di scena e niente ragazzi, qualifiche, giorno di qualifiche, abbiamo in programma 2 libere e le qualifiche che sono 3 per categoria, quindi appuntamento a più tardi con i report delle qualifiche. Quindi andiamo a vedere come sono andate le qualifiche. Vi anticipo già che nella prima elettrico mi sono dovuto fermare perché è venuto via il tappo posteriore del motore. Problema veramente mai successo sinceramente, però è successo anche questo, è venuto via il tappo posteriore del motore, mi sono dovuto fermare e ho potuto fare soltanto le ultime 2 batterie, dove se anche avessi sbagliato un minimo non sarei più riuscito a entrare in finale A. Per fortuna è andato tutto bene, andiamo a vedere le impressioni dal vivo, direttamente in pista, di cosa è successo durante le qualifiche. Eccoci ragazzi, qualifiche appena concluse, siamo 13esimi nella nitro e 6esti nella elettrica. Nella nitro abbiamo avuto un po' di difficoltà, ci ho messo anche del mio, ho fatto qualche errore, la macchina è molto costante ma non veloce. In più inizialmente a macchina fredda, oli freddi, non è neanche competitiva, mentre dopo comincia a mettere su buoni tempi e quindi speriamo, vediamo un po' di fare qualche modifica per il giorno successivo e speriamo bene ragazzi. Nell'elettrico lasceremo tutto com'è perché nonostante il 6º posto credo che ci sia possibilità di miglioramento, quindi ragazzi dai, vediamo un po' nella semi di domani e nelle 3 finali dell'elettrico. Adesso ragazzi vi porto con me a fare un giro nei box, quindi ragazzi se vi riconoscete mi raccomando scrivete nei commenti il minuto dove vi siete visti e così almeno riesco anch'io a identificarvi e vi manderò un saluto. Ragazzi andiamo a vedere. Dopo il 13° posto in qualifica sapevamo di essere in bilico tra il passo o non passo nell'eventuale semifinale, perché chiaramente partivamo con il numero 7 e quindi ci immaginavamo una gara tra il 6º, il 7º, l'8º, il 5º, in modo comunque non sicuro per il passaggio in finale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a fare diverse modifiche alla macchina, abbiamo installato la barra di 3 al posteriore e abbiamo indurito il differenziale centrale portandolo a 12.000. Purtroppo non c'erano prove dei semifinalisti diretti e quindi siamo partiti per la semifinale. Eccoci ragazzi, prima finale dell'elettrico conclusa e ho preso il 5º posto. Diciamo che va benone, vediamo le prossime che cosa accade, ma la macchina sinceramente aveva degli ottimi feedback, quindi sono molto contento. Appena finita la seconda finale ragazzi d'elettrico, un 4º posto, fa ben sperare ragazzi, con un 5º e un 4º in questo momento mi trovo in 4ª posizione generale, si deciderà tutto nell'ultima e quindi dai, perfetto. Eccomi ragazzi, purtroppo con non buone notizie, mi trovo esattamente alle spalle del curvone Reds, quello in alto a destra della pista. Infatti vedete il contenimento che è stato fatto dove sono appesi i cartelloni.
Purtroppo ragazzi, per la semifinale nitro abbiamo preso una decisione che si è rivelata veramente tragica, e cioè quella di mettere le Sahara soft per la fase. E purtroppo è stata una scelta sbagliatissima, non siamo stati mai competitivi, giravamo sensibilmente più piano di tutti gli altri e in più la macchina scivolava, e oltretutto siamo arrivati in fondo alla fase a gomma totalmente slick. Avevamo deciso di partire con Amazzonia Super Soft, ma non so per quale motivo ragazzi, mentre ero in fila per salire sul palco per la semifinale, succede che mi viene in mente che il giorno prima, alla stessa ora, avevamo usato le Sahara Soft con riempimento particolarmente morbido ed erano andate molto bene. Quindi avevo la cuffia, comunico a Luca questa cosa e cominciamo a discutere in 2 minuti prendendo una decisione. La decisione ragazzi si è rivelata sbagliata, perché ho fatto una delle peggiori semifinali di tutta la mia vita. La macchina non era assolutamente più competitiva, non avevamo nemmeno più il passo, sbagliavamo continuamente, la macchina scivolava veramente tantissimo, quasi da renderla inguidabile, e ovviamente non solo non ho passato il turno, ma non ho mai neanche lottato per le ultime posizioni. Quindi ragazzi, una delle gare più brutte credo dell'ultimo quinquennio, una cosa incredibile, e questo però mi lascia un grande insegnamento che in realtà già conoscevo, ma mi ricorda quindi un grande insegnamento, che negli ultimi secondi a caldo prima della partenza di una gara non si possono prendere decisioni congrue. E infatti avrei dovuto reprimere assolutamente questo desiderio di mettere le Sahara, che si è poi rivelata appunto un totale fallimento, ma in generale lo stato d'animo di chi sale sul palco, di chi è già sul palco e sta per partire per una fase, è sempre quello di avrò stretto le gomme, avrò fatto quello, avrò fatto quell'altro. Ecco, in questo caso ragazzi avrei dovuto mollare tutti i pensieri e semplicemente concentrarmi sulla gara e pensare a fare una bella semifinale, cosa che invece non ho fatto e ne pago le conseguenze. E mi dispiace tantissimo, ho chiuso in 20ª posizione, non credo sia la posizione che mi meritavo in questa gara, visto quello che ho dimostrato nelle qualifiche, però le gare sono fatte così ed è giusto così, perché le decisioni sono difficili da prendere, tante volte ti premiano, ma tante volte ragazzi purtroppo ti mettono i bastoni fra le ruote. Per quanto riguarda invece la categoria brushless, l'ultima finale l'ho ripresa e ve la voglio far vedere, perché anche là ragazzi è successo di tutto. Pista aperta. Quindi ragazzi 1 minuto e mezzo alla partenza, non appena usciti dai box, 2 curve e 2 salti e si svita la vite del tirante posteriore sinistro. No, si è staccato roba. Luca! Momenti di terrore, chiamo Luca, gli faccio riprendere la macchina, va a rimettere la vite e nella fretta di rimetterla appunto per riuscire a farmi partire, sbaglia buco. Riesco a partire veramente in extremis, mi metto in allenamento come ultimo e la partenza è abbastanza buona. 10 secondi e via. 8, 7, 6, 5, 4. Partite! L'ultima finale Marco della brushless, andiamo a vedere. Sì. Ongaro ce l'ha già in saccoccia però. Che team, era sempre bello vederli. Assolutamente. Per loro è sempre una gara. Grande bagara già fin dalle prime curve tra Ongaro, Boots, Zanchettin, Baruffolo. Durante la gara riesco anche a portarmi addirittura in seconda posizione sfruttando gli errori degli altri, ma vedevo che la macchina non andava bene. Non andava bene, dopo ho cominciato infatti a sbagliare tanto
e ho chiuso la mia peggior finale della categoria elettrico. E allora Tenghesi in questo momento di grandissima competizione va in seconda posizione, seguito da Zanchettin, e poi abbiamo Widmeyer, poi Maier, poi Barufalo che deve andare al recupero a questo punto con un Del Prete anche lui con la sua associata, ed andiamo a vederli. Mamma mia, che passaggio super Barufalo all'interno, Su Maier non si fa neanche sentire. e allora andiamo a vederli. Super mica su 2 gomme. Grande ritmo per Fabrizio. Attenzione, Barufalo sporca sempre la curva rest, gli basterebbe Andiamo a vedere servirebbe un mezzo metro in più con la curva. attenzione perché Zanca sta attaccando Tenghesi con Barufalo dietro che li guarda, vediamo se li attacca tutti e due. Attenzione, grande. Attenzione magari quando metto tra Tenghesi, Zanchettin, Barufalo, i cazzoni incollati, errore di Tenghesi. Tenghesi però si E come si dice, ragazzi, quando non è giornata, non è giornata. Rientro ai box dopo l'ultima finale dell'elettrico, appoggio il radiocomando sulla valigetta, il radiocomando scivola e casca frontalmente e guardate che cosa è successo. Si è rotto lo stick del gas. Quindi ragazzi, torno a casa con un amaro in bocca gigantesco per la categoria scoppio, con 2 giorni fatti abbastanza bene, non velocissimo ma sempre costante, una semifinale veramente disastrosa, e con un quinto posto nella elettrico. Sinceramente il quinto posto potrebbe anche essere un risultato positivo, in realtà avevo totalmente in mano il quarto posto, però nell'ultima finale con lo stop di Elliott e lo stop di Davide Ongaro, chi lottava con me la posizione ha preso un terzo posto e quindi mi è finito avanti per un punto. Purtroppo ragazzi il regolamento elettrico è questo, a me non piace, lo dico, non piace, però è questo per tutti, e niente, ho concluso quinto, ho perso il quarto posto. Spero che tutto quello che è successo sia di insegnamento per le prossime gare, e ragazzi vi rimando al prossimo mercoledì con un video sul mio canale normale. Ma ragazzi, non so se avete visto il video della masterclass di settimana scorsa, vi consiglio vivamente di iscrivervi. Qua dietro ho le mie macchine che da domani comincerò a fare il rebuilding e il lavaggio, e quindi ragazzi alla prossima, ciao!